ragazzi, siamo arrivati a Bangkok. Ma che cazzo? Ciao ragazzi, siamo arrivati a Bangkok. Vado. Ciao a tutti, siamo finalmente arrivati a Bangkok. Oggi siamo un po' in giro per la città e vi facciamo vedere quello che c'è da fare qui. Siamo appena usciti dalla BTS, siamo usciti a Phrom Phong. Questa è la parte centrale più o meno. Sì, vicino al quartiere Sukhumvit, Azok. È un quartiere molto animato, ci sono un sacco di centri commerciali. Sì, davvero belli e ristoranti. ti ci perdi dentro, ci passi davvero le ore e ti rendi conto dopo magari 2 o 3 ore che ne hai visitato solamente la metà nemmeno. Sì, davvero nei mall c'è da perdersi, c'è un sacco da camminare, un sacco da vedere, un sacco di negozi diversi. Insomma, dai, vi mostriamo un po' di cose. Oggi non abbiamo un piano specifico di cosa fare qui a Bangkok, se non quello di lasciarci trasportare da quello che questa città ha da offrire e perderci un attimino in giro per le vie e le strade di questa città davvero immensa, con un sacco di cose da fare. Cosa stai cercando, Salvatore? Pane al cioccolato, Quanto costa? 16 baht ed è buonissimo. Salvavita, il suo salvavita. È davvero. A 7-Eleven potete trovare tutto quello che volete, tutto quello necessario alla sopravvivenza. Siamo all'interno del Terminal 21, questo centro commerciale non è grandissimo, si trova alla fermata della BTS Azok. È carino perché ogni piano rappresenta un tema di una città. Salvatore adesso è entrato in un negozio per cercare il MacBook, il nostro nuovo MacBook Pro. Ci hanno già fatto qualche prezzo molto interessante e penso che per i prossimi 20 minuti sarò qua fuori a aspettarlo. Bene, allora, la bella notizia è che la lingua si può cambiare, settare la lingua italiana, inglese, quello che voglio. La brutta notizia è che loro non me lo ordinano con la tastiera inglese internazionale, ma lo potrei ordinare io, o se no sappiamo che ce lo ordina il Banana Store che si trova nell'altro mall qua vicino. Quindi, prezzo 1950 euro. Di là lo store ce lo ordina in 7-10 giorni, cioè potremo averlo già direttamente, o se no devo provare ad andare sul sito Apple e
provare a fare io l'ordine e farmelo arrivare comunque qua in hotel da qualche parte, con la tastiera internazionale, inglese internazionale, quindi è ottimo. Adesso smanetto un attimino e vedo un po' cosa riesco a combinare, perché la tentazione di comprarlo, anche perché ci serve un altro PC, è davvero forte. Stiamo parlando del nuovo MacBook Pro 14 pollici. Prendo la versione da 16 GB di RAM con 512 GB di SSD. Ma perché non stai fermo? Non so. Sei emozionato? Sì, sono contento, non vedo l'ora di comprarlo. Andiamo, va. Oh, finalmente sono riuscito a trovare mango dolce, perché qui ho capito che ci sono due tipi di mango. Uno che tipo è un po' più croccante, sembra quasi tipo lasciato indietro, no? E questo qua. E io volevo proprio questo. Quindi questo qui è il mio spuntino. Troppo buono. Dolce? È proprio buono questo. È buonissimo. Sono davvero contento. Va di brutto. Ecco, quando giro, non sono in giro per la città, poi capiti a Koreatown e non puoi fare a meno di buttarti dentro, cioè dobbiamo per forza, adesso andiamo a vedere cosa c'è. Yeah, I've been just picking up pieces of you. Think about how can I keep you? I've been just picking up pieces of you. Think about how can I keep you? 헤어지자고 아침부터 you've been going through my phone 말해봐 내가 바보인 줄 알아 not alone yeah you and I 날라가 cause we're flying for my brothers 바보야 I got problems popping bottles picking up pieces of you yeah how can I keep you I've been just picking up pieces of you. La cosa curiosa qui a Bangkok è che non importa se sei in mezzo al traffico, allo smog e al rumore, ma qui riescono sempre a trovare un momento per dedicarsi alla preghiera. Penso che davvero Bangkok sia la capitale dello shopping, qui ce n'è davvero per tutti i gusti, i negozi sono ordinatissimi, puliti E giganti. ci sono tantissimi piani dedicati ad esempio ai cosmetici, tantissimi piani dedicati alla moda. Tecnologia, lo sport, Sì, quindi davvero di tutti servono, i gusti, di tutti i tipi. quindi servono davvero secondo noi le istruzioni per girare i mall qui. Sì, perché ti perdi, noi ci siamo persi un sacco di volte. Sì, esatto. Poi la cosa carina è che anche se trovi tipo Adidas o Nike e i vari negozi, però vendono la vetrina è allestita in modo diverso, quindi il negozio effettivamente non vende mai gli stessi articoli ma sono diversi, quindi si può trovare davvero di tutto, qualsiasi cosa. Quindi se vi piace lo shopping qui trovate il posto sicuramente che fa per voi. Sicuramente tornate a casa con le borse. Eccoci. Alla sera Bangkok cambia faccia, si accendono le luci e l'atmosfera è sempre più bella e più magica. Sì, cambia proprio faccia rispetto al giorno. Diciamo che forse è un po' più bellino camminare su questa strada la sera, anche perché c'è
po' meno traffico e poi vabbè, ci sono tutte le luci dei negozi, di questi hotel, grattacieli e poi vabbè, in questo periodo appunto che è ancora un po' periodo di festa è ancora più illuminata. È ancora più illuminata. Oggi è stata una giornata poco impegnativa perché siamo stati in giro un po' random, alla buona, però abbiamo addocchiato un po' di cose che ci servivano, come appunto la ricerca del nuovo MacBook o meglio del nuovo da aggiungere alla nostra attrezzatura, e anche ci serviva lo spray per pulire il monitor perché è un po' zozzo. E io come al solito poi mi perdo nei negozi di fotografia, di macchina fotografica. Missione compiuta. Missione compiuta. Ecco, se devo pensare allo spreco, magari in generale nelle città, io devo dire che Bangkok ha proprio sprecato soldi nelle verniciare le strisce pedonali. Perché tanto non si fermano mai, rischi ogni volta di essere investito o da un taxi o da un motorino, cioè proprio non si fermano, ma zero proprio, cioè quindi è inutile la striscia pedonale. Infatti a me viene l'ansia quando io mi dico la striscia pedonale, dico che è inutile perché io ho il riflesso di dire ok, mi sento sicuro di attraversare qua, ma in realtà non cambia niente, quindi che sia sullo stradone, fuori dalle strisce o sulle strisce, cioè non cambia assolutamente niente, il rischio anzi forse è più elevato. Siamo fermati in questo ristorantino, io ho ordinato un porridge con i gamberi. Di solito questo piatto viene servito a colazione, è una colazione tipica thailandese ma lo puoi mangiare in qualsiasi momento. Dai, puoi mangiarlo. Stavi già dentando. Esatto, c'è la prova, perché ogni volta il pad thai è un po' particolare da ordinare. Alcune volte lo trovi buonissimo, altre... Ni? Ni. Dai, quindi vuol dire mangiabile. Bene, siamo tornati in camera dopo questa giornata a zonzo, a spasso per Bangkok. Diciamo che oggi non abbiamo organizzato nulla di che, se non quello di perderci per le strade e le vie di Bangkok, perché quando si visitano queste città è anche bello un attimino lasciarsi trasportare da quello che capita. Questo era il nostro primo video su Bangkok, ce ne saranno molti altri. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, Mettete mi piace e al prossimo video. Ciao! Ciao, grazie!